Buonasera e benvenuti a questo nuovo video. Il cancro non è una battaglia, nel quale vorrei fare una riflessione su un certo modo di rappresentarsi e di raccontare l'esperienza oncologica sia in termini individuali che in termini collettivi, un modo che ricorre alla metafora bellica. Si pensi ad esempio a espressioni come la lotta contro il cancro, vincere o perdere la battaglia con la malattia, combattere il nemico interno e via dicendo. Già molti anni fa Susan Sontag, la scrittrice Sontag, in Malattia come metafora aveva portato l'attenzione sul cancro e aveva notato come su questa malattia si concentrino e si accumulino sovrastrutture metaforiche che appesantiscono e celano la malattia per quello che davvero è. Allora, ritornando alla metafora bellica che viene utilizzata in oncologia, vorrei provare a raccontare l'esperienza della malattia oncologica da parte del paziente in modo diverso. Se provassimo a guardare la malattia non come battaglia tra il nostro io e la malattia stessa, quanto piuttosto come la dinamica visibile tra le polarità vita-morte nella quale il nostro io può giocare un ruolo importante, che non è quello di combattere la morte, quanto quello di allearsi con la vita. Allora, come cambierebbe il nostro modo di vivere la malattia? Detto in altri termini, se guardiamo all'esperienza oncologica come a una forma visibile delle dinamiche in atto tra l'io e il sé, e in particolare per quanto riguarda il sé, come il confronto con gli aspetti più radicali del sé, ovvero con le polarità vita-morte, allora questo potrebbe cambiare completamente la nostra esperienza. Noi sappiamo che ognuno di noi nasce quando nasce e muore quando muore, ovvero che la nostra vita scorre su dei binari che vanno lungo una logica che ci risulta inconscia. Basti pensare per esempio agli strani destini, strani per la percezione cosciente che ne rimane colpita, di chi per esempio per un ritardo non sale su un aereo che poi precipita, oppure che si salva da una situazione e poi va incontro a una morte inattesa che è legata proprio a quell'evitamento precedente. Bene, questi avvenimenti ci mettono a confronto con il fatto che la morte arriva quando deve arrivare e che la vita c'è finché c'è. È una tautologia, però è anche una verità. E questa consapevolezza ci insegna a vivere pienamente finché siamo vivi. Quindi ammalarsi di cancro significa confrontarsi con la morte in termini coscienti, ma non per lottare con la morte pensando di vincerla, quanto invece alleandoci col nostro essere vivi, valorizzando questa consapevolezza in ogni momento. In questo senso il cancro diventa allora un'esperienza che trasforma radicalmente la nostra vita, ma appunto non perché abbiamo sconfitto la morte, ma perché abbiamo imparato a riconoscere il valore di essere vivi e ci siamo alleati con la vita stessa. Grazie, arrivederci.